Bentornati su Figaro Lab. Come vi avevo anticipato su Facebook, chi mi segue sui social già sa l'argomento di cui tratteremo oggi. Chi non mi segue farebbe bene a seguirmi se vuole rimanere aggiornato sulle novità del canale. Parleremo della serie Origini della Marshall. Innanzitutto partiamo da un overview generale. È un amplificatore che possiedo. Io in particolar modo ho lo stack completo da 50 watt, quindi ho la testata da 50 watt e la sua 4x12. La mia valutazione complessiva è positiva di questo amplificatore. È un amplificatore che già out of box fa il suo lavoro. Mi piace, si interfaccia abbastanza discretamente con i pedali, mentre diciamo i modelli più piccoli, modelli da 20 watt, non mi convincono molto, in quanto l'L34 in cathode bias con il lavoro che viene fatto per fargli dissipare giusto 20 watt, credo che sia una trovata efficace di marketing per tutti gli affezionati del marchio, ma probabilmente una coppia di 6V6 avrebbe assolto benissimo il compito senza doversi inventare, insomma, questa forzatura sull'L34. Per chi oltretutto è un addetto ai lavori o un semplice appassionato, è storia vecchia, insomma, parliamo di un progetto vecchio probabilmente una ventina d'anni, forse qualcosa in più, di Mark Haas, che aveva già proposto una Plexi da 20 watt con le 6V6. Tra l'altro suonava benissimo, ve n'erano due versioni, l'originaria, la prima che erogava circa 12 watt con le 6V6 in cathode bias, e una versione invece molto più convincente, Fixed Bias, con circa una resa di 18 watt. Ecco, questo per dire che alcune trovate di marketing non sono molto condivisibili. Invece reputo che la serie Origin abbia colmato un pochino quella che era la mancanza nella gamma Marshall, ovvero tra i prodotti storici di un certo pregio e i prodotti moderni che hanno magari delle sonorità anche diverse nonostante il brand Marshall, mancava proprio un segmento entry level che fosse in qualche modo più vicino ai suoni tra virgolette storici. Quindi amplificatori, diciamo fondamentalmente delle macchine da interporre tra una chitarra, un buon set di pedali e gli speaker fondamentalmente. La serie Origin colma un po' questo gap. Costruttivamente non li trovo fatti affatto male, anzi per la loro fascia di prezzo credo che siano costruiti in maniera abbastanza buona. In particolar modo penso sempre però al formato testata, mentre nel formato combo questa tecnologia costruttiva non mi convince molto. Le vibrazioni indotte dagli altoparlanti, la dissipazione diciamo con la scheda messa in verticale non mi convincono tanto, mentre sono sicuro che presenterà poche sorprese nelle versioni testata, dove la scheda è al riparo dal calore delle valvole finali, in particolar modo. In più la 50 watt ha già, per chi proprio ne sentisse il desiderio, la funzione di power scaling, quindi si può utilizzare tranquillamente anche a 20 watt, per cui diciamo che le pezzature intermedie dell'Origin le trovo di scarso interesse, ma questa è una mia personale opinione. Bene, la possiedo già da un po', sono stato abbastanza entusiasta, ho avuto modo di sentire un combo di un amico, sempre da 50 watt, non mi dispiaceva, ero convinto che la limitazione fosse fondamentalmente nel formato combo e ho avuto ragione nel momento in cui ho comprato, quando ho comprato il suo stack completo, quindi con la sua cassa 4x12, cassa che contiene 4 62080 dei Celestion che non sono paragonabili ai Greenback sicuramente, ma che comunque tutto sommato non sono neanche proprio malvagissimi, considerata anche la fascia di prezzo della cassa, insomma tutto sommato ci può stare. Ecco, però provenendo da vecchi Marshall, ho avuto in passato una super basso, ho avuto una super lead, ho avuto anche una GCM 800 nel corso degli anni comprate, vendute, me ne sono passate diverse tra le mani, insomma. Sentivo questo Origine in qualche modo, come dire, simpatico, carino, che ammiccava a questa tipologia di amplificatori, in particolare più che all'800 probabilmente all'SLP, ma gli mancava qualche cosa. Che cos'è questo qualche cosa? A un primo approccio l'amplificatore mi sembrava eccessivamente brillante. Questo in parte poteva essere determinato dalla tipologia di coni, ma in parte sicuramente l'amplificatore svolge un ruolo. Ecco, a un certo punto, pensare a un amplificatore in questo modo e reputarlo brillante ci deve porre davanti a due quesiti. È brillante perché ha una prevalenza di certe frequenze su altre, quindi ha troppi acuti, o è carente di alcune frequenze invece sul versante bassi e medio-bassi?
Questo per poterlo capire in qualche modo è necessario andarlo a misurare. Sicuramente un orecchio più allenato, un orecchio più, come dire, capace e anche attrezzato al momento di poter confrontare direttamente le due unità a confronto, riuscirebbe già da sé a capire quale di questi due casi sia. Nel caso in cui invece si avesse solo l'origine tra le mani, la cosa migliore è andarla a misurare con un setup come quello che vedremo adesso. Ecco il nostro setup di partenza. Di cosa abbiamo bisogno per fare queste misurazioni? Per fare queste misurazioni abbiamo bisogno fondamentalmente di un multimetro, di un generatore di funzioni, di un analizzatore di frequenza, di un oscilloscopio e di un carico da collegare ai 16 ohm del nostro amplificatore per simulare la presenza di uno speaker. Sono misure che gli amplificatori valvolari, quando vengono misurati, quando vengono accesi, devono sempre avere un carico. In questo caso noi per i nostri 50 watt dell'origine abbiamo un carico da 100 watt dissipato su aletta, una classica resistenza corazzata in alluminio con un dissipatore in grado di dissipare un po' di calore in eccesso. Come faremo queste misurazioni? Queste misurazioni semplicemente avverranno con il tester per quanto riguarda il bias dell'amplificatore e le tensioni che arrivano agli anodi delle valvole. Vedremo i singoli stadi dell'alimentazione e che potenze erogano. Vedremo anche poi per le preamplificatrici invece sul singolo stadio, quindi direttamente sugli anodi, che tensioni arrivano. Le andremo a confrontare poi con quelle che dovrebbero esserci su una super lead, per intenderci. Finita questa serie di misurazioni con il nostro multimetro, che faremo rigorosamente con tutti i controlli aperti, ma con il master e con il gain a zero, in quanto non abbiamo bisogno di amplificare, stiamo leggendo semplicemente delle tensioni in continua, non abbiamo bisogno di andare ad applicare un segnale all'ingresso, quindi il volume chiuso ci aiuta a non falsare le letture degli stadi successivi. Fatto questo, metteremo tutti i controlli a palla, compreso quello del tilt e compreso il master volume, e ci terremo invece con il volume classico, con il gain, ci terremo a circa 6. Questo per misurare la risposta del pre. Perché facciamo in questo modo? Perché andiamo a considerare, diciamo in linea del tutto ipotetica, che il finale a 50 watt della origin sia abbastanza simile a quello di una plexi. Quindi in effetti quello che andremo a valutare è che tipo di segnale il nostro preamplificatore è in grado di fornire alla sfasatrice. Lo faremo quindi senza andare a introdurre una saturazione eccessiva dello stadio sfasatore, anche se leggeremo poi la risposta in frequenza allo speaker. Quindi stiamo simulando la risposta che dovremmo ottenere normalmente con una super lead priva del master volume, mettendo il volume a 6, 6,5 per intenderci. Prenderemo alcune misure, in particolar modo misureremo un attimo il bias e annoteremo l'assorbimento delle valvole e misureremo le tensioni anodiche, ovvero tutte le tensioni che arrivano ai vari stadi delle valvole, partendo dalle finali fino ad arrivare alle preamplificatrici, per vedere che coerenza c'è rispetto alla circuitazione originale, ad esempio di una super lead. Vi dico subito che oltre a questo faremo una misura che probabilmente è la più rivelatrice, ovvero quello che ci dice in frequenza come si comporta il nostro amplificatore. Per questa misura ci avvarremo di un oscilloscopio che ha delle funzioni avanzate, quindi oltre ad avere un generatore di segnali integrato all'interno, ha anche una funzione di frequency analyzer, quindi potremo andare a vedere la risposta in frequenza. In poche parole, all'ingresso dell'amplificatore un segnale da 20 Hz a 20 kHz, quindi esamineremo tutta la banda audio. Naturalmente le frequenze di nostro interesse sono quelle comprese tra i 75 Hz e i 5 kHz, che è diciamo la risposta tipica di uno speaker che immagineremo associato a questo tipo di amplificatore, ad esempio un Greenback. Nulla ci vieta di andare oltre con la nostra banda audio e vedere qual è la risposta, che voce ha. Per fare questo tipo di misurazione avremo bisogno, oltre che dell'oscilloscopio con queste caratteristiche, che ha un canale e il generatore collegati all'ingresso e un canale che invece è quello che ci darà la risposta in frequenza che è presa direttamente all'uscita, avremo bisogno chiaramente di un carico
Infatti la misurazione non avviene su speaker, ma avviene su un carico resistivo. In questo caso ho preso un piccolo carico da 100 watt su aletta dissipatrice, una resistenza corazzata da 15 ohm, praticamente collegata ad un dissipatore che ne aumenta le performance, e andremo a misurare quindi in sicurezza il nostro amplificatore. In che modo lo faremo? Lo faremo mettendolo praticamente alla massima potenza. Ecco, questa è una cosa che probabilmente sui suoi speaker ci riuscirebbe difficile fare. Allo stesso modo, a fianco abbiamo un altro piccolo oscilloscopio, il mio vecchio Rigol DS1052, che servirà a me per monitorare eventuali presenze di rumori o picchi indesiderati mano a mano che la frequenza di sweep del generatore dell'altro oscilloscopio aumenta. Quindi vi invito a considerare soltanto quello che vedete sul display grande. In più avremo il nostro multimetro che ci aiuterà invece nelle misure in tensione. Bene, andiamo avanti. Cominciamo con il misurare il nostro amplificatore. Ecco, per misurare il bias e le anodiche non è necessario spingere il nostro amplificatore alla massima potenza, i volumi possono stare tranquillamente a zero, sia il master che quello in ingresso. La misurazione va fatta ovviamente nella modalità 50 watt. Accendiamolo, carico c'è, segnale d'ingresso pure, stiamo lavorando in sicurezza. Prima di procedere vi dico subito, ho scelto come punto di massa direttamente la resistenza da 1 ohm utilizzata per misurare il bias. Questo perché? Perché questo tipo di chassis ha dei trattamenti superficiali per cui non sempre collegando una sonda a massa si ha un buon collegamento elettrico, quindi bisogna cercare una massa con un buon collegamento. Dovendo misurare anche il bias, sinceramente la resistenza da 1 ohm mi sembra quella più razionale. Ho un puntale a pinza che ci consente di tenere fisso una sonda sulla massa e di lavorare con una mano sola con l'altra sonda, di modo da poter andare a fare le misurazioni in sicurezza con una sola mano impegnata. Ecco, questo è un lavoro da svolgere con la massima cautela. Le tensioni che ci sono all'interno sono pericolose. Gli diamo un po' di tempo per riscaldarsi. Ecco, come vedete in questo momento dall'oscilloscopio di destra, quindi il monitor piccolo, abbiamo ancora una linea piatta, non sta amplificando, si sta semplicemente riscaldando e ci consentirà di andare a misurare le tensioni senza stressare inutilmente il carico. Ci portiamo nella portata dei millivolt, andiamo a vedere un attimo il nostro bias cosa dice. Bene, abbiamo 71 millivolt sul nostro resistore da 1 ohm, significa che la nostra coppia di valvole finali sta assorbendo 71 mA. Andiamo a misurare adesso le tensioni anodiche. Quindi abbiamo 430 volt sulle finali, quindi sugli anodi delle finali, 428 volt sugli schermi delle finali. Andiamo avanti. Misuriamo un attimo la sfasatrice, 396, misuriamole, vediamo sulla fase inverter cosa arriva, quindi abbiamo qui un K, 100K, 2,54, 2,64, quindi diciamo mediamente arrivano 260 volt. Andiamo ora a misurare il nostro inseguitore di catodo. Cosa abbiamo qui sull'anodo? Vediamo. 364 sul nostro cathode follower, 198 sul nostro secondo stadio, anzi questo è il terzo stadio. Sui primi due stadi invece abbiamo 184, 186. La risposta in frequenza che noi avremmo sullo speaker eventualmente, ma che stiamo leggendo dal carico, è una risposta che manca di alcune frequenze. Ecco,
È facile notare, insomma, la forma strana che prende, questo picco a circa 1 kHz, 1 kHz e mezzo, quindi da quello che si vede qui sembra che all'amplificatore manchino alcune frequenze tipiche per somigliare in qualche modo a una super lead o a un amplificatore di impostazione plexi per intenderci. Ecco, questo lo andremo ad analizzare più in dettaglio simulando i due circuiti. Vi dico subito che la misurazione è stata effettuata in questo caso con tutti i controlli a massimo, a eccezione del volume che abbiamo tenuto diciamo volutamente in una posizione pari a 6 per evitare di andare inutilmente a saturare la nostra sfasatrice e contribuire quindi a un'ulteriore distorsione. Quello in rosso ovviamente non lo considerate come traccia, quella è la fase, ma anche questo movimento che ha di sfasamento è un movimento diciamo non proprio bellissimo. È vero che abbiamo detto ci dobbiamo limitare a considerarlo fino ai 5 kHz, ma come vedete chiaramente manca di alcune frequenze rispetto a una plexi, o meglio come vedete, se non avete mai visto l'analisi di una plexi vi dico subito che paradossalmente a quello che qualcuno di voi si sarebbe aspettato di trovare, l'amplificatore non è brillante perché ecceda di acuti, anzi vediamo che dopo 1 kHz e mezzo la risposta comincia un po' ad appiattirsi fino circa ai 5 kHz, mentre vi posso assicurare che su una super lead avremmo avuto un contenuto di alti molto più elevato, anche una forma d'onda diversa. Quindi non avremmo avuto quella gobba a 1 kHz e mezzo, ma avrebbe proceduto in maniera lineare fino a grosso modo i 5 kHz per poi scemare leggermente, proseguendo verso i 20 Hz. Vediamo che quello che gli mancano fondamentalmente invece sono le frequenze basse, le frequenze che al di sotto di 1 kHz cominciano a scendere con una pendenza che non è proprio compatibile col segnale che invece ci saremmo aspettati ad esempio da una super lead, da una GTM 45, addirittura lì sarebbe stato molto più evidente la presenza di bassi. Quindi l'amplificatore ci restituisce una sensazione di brillantezza che non è legata a un eccesso di acuti, anzi alcune frequenze gli mancano proprio, ma ha una scarsità di frequenze basse e medio-basse. Prima di avvicinarci alla simulazione andiamo a vedere le differenze principali che troviamo negli amplificatori. Vedrete che alcune tensioni sono segnate in verde e altre in rosso. In rosso per indicare i valori più alti, in verde per indicare valori più bassi rispettivamente a parità di stadio. Vediamo ad esempio che per il bias dell'origin l'amplificatore esce tarato di fabbrica a circa il 60%. Quindi almeno nel mio caso insomma è tarato a 15,3 watt per L34 e abbiamo un assorbimento di 35,5 mA a 430 volt. Ecco, un bias al 60% possiamo dire ragionevolmente che è un bias freddo. Sulla super lead invece abbiamo una situazione diversa, abbiamo un bias che supera agevolmente il 70% e tra il 70 e il 75%. Infatti valori molto comuni erano 470 volt di anodica a circa 38 mA che fanno quasi 18 watt per L34. Ecco, questo è un primo dato molto importante. L'amplificatore chiaramente in queste condizioni ha un comportamento diverso. Un bias tarato più caldo ci restituisce un suono diverso rispetto alla medesima valvola con un bias tarato più freddo. Naturalmente nel nostro origin eviteremo tarature che in qualche modo si spingano a demulare l'assorbimento che avremo su una super lead, quindi non porteremo il bias al 70%, in quanto ho ragionevoli motivi per pensare che in fabbrica venga tarata al 60%, quindi in maniera conservativa, per preservare magari un trasformatore di uscita non proprio su misura per portare le L34 alla loro piena potenza. Sicuramente qualche tentativo di rubarsi qualcosina in più si può fare, ma onestamente preferisco essere conservativo. Volendo ci si può avvicinare comunque al 70%, si potrebbe salire di 2-3 mA per valvola, ma ecco, a mio avviso è preferibile preservare il nostro trasformatore di uscita, essendo l'amplificatore entry level, evitiamo di sovraccaricarlo. Cosa molto interessante è proprio vedere le differenze di tensioni sulle placche delle L34 e sui resistori di griglie schermo.
delle L34. Quindi come vediamo il finale della Super Lead lavora con tensioni più alte. Tensioni che poi tendono più o meno ad equivalersi sulla fase inverter, infatti vediamo tutto segnato in nero, mentre contrariamente a quello che avviene sulla Super Lead, nella nostra Origin è tutta la parte di pre che lavora a tensioni più alte. Vediamo infatti che l'anodo del cathode follower lavora circa a 364 volt, che a mio avviso insomma, è una tensione un po' altina, contro i 275 volt della Super Lead. Vediamo gli altri stadi, ci sono delle differenze sostanziali proprio sui primi due stadi, nell'ordine di quasi 30 volt per ogni stadio, quindi vediamo che l'Origin lavora con un preamplificatore spinto in tensione. Tutto questo naturalmente incide sulla timbrica dell'amplificatore, sull'attacco, sulla compressione, vedremo poi in che modo. Andando avanti vi mostro delle immagini interessanti. Ecco, qui vediamo un baud plot delle due testate a paragone, quindi di una Super Lead 50 rispetto all'Origin 50H. Abbiamo il nostro solito diagramma dai 20 Hz ai 20 kHz con le risposte tipiche dei due amplificatori. Ecco, data la tipologia circuitale dell'Origin, avendo quindi un circuito completamente diverso rispetto alla Super Lead, chiaramente non riusciremo ad avere tutto il range di regolazioni che avremmo normalmente su una Super Lead. Andremo quindi a considerare della Super Lead quelle che sono, diciamo, delle regolazioni più o meno universalmente accettate come sweet spot di questo amplificatore. Ovvero si lavora sul canale high treble per la maggiore, quindi andando a settare grosso modo il livello della nostra Super Lead sul canale treble, e andremo poi a dargli un po' di ciccia con il canale normal, quindi a dare un pochino di gamma bassa attraverso il canale normal. Quindi diciamo un settaggio da considerare di partenza potrebbe essere con il volume normal su 4 e l'high treble su 6 su una Super Lead. Ora vediamo se la nostra Origin si riesce ad avvicinare a questo settaggio. Mettiamo il tone stack per tutti e due gli amplificatori a 10, quindi tutti i controlli al massimo, e vediamo che l'Origin con il tilt al massimo, quindi con la sua massima apertura verso gli acuti, ha il suo picco ben al di sotto di quello che è la Super Lead. Ecco, questo è dovuto principalmente, oltre alla differente tipologia dell'amplificatore, al fatto che un ruolo molto importante in questa estensione degli acuti è dovuta al bright cap presente sulla Super Lead. Ecco, quindi noi avremo l'apice di queste frequenze che è collocato qui a circa 6 kHz prima di cominciare a discendere. Vediamo invece che nella nostra Origin 50 già a 2 kHz e mezzo i nostri acuti poi tenderanno a calare. Quindi che cosa ci dà questa sensazione di brillantezza su questo Origin? Come vedete è l'inclinazione complessiva della sua gamma di frequenza. Oltre ad avere un taglio evidente qui rispetto agli acuti della Super Lead, quindi questo ci farebbe propendere che dovrebbe suonare più scura, invece non è così. Dobbiamo concentrarci innanzitutto in quella che è la fascia di frequenze tra i 75 Hz e i 5 kHz. Come vediamo, il grosso della differenza invece è proprio qui, ovvero mano a mano che ci avviciniamo verso 1 kHz, poi verso la gamma, diciamo ci inoltriamo nei medi fino a raggiungere i bassi, la pendenza di questa curva della risposta in frequenza dell'Origin diventa più ripida rispetto alla Super Lead, ovvero il divario che c'è tra la gamma alta e la gamma bassa è maggiore rispetto alla Super Lead. Non solo, anche la quantità di medi chiaramente sarà diversa. La Super Lead avrà in proporzione anche più medi. Proviamo a vedere con un settaggio diverso del tilt se magari riusciamo a copiare la curva della Super Lead in maniera un po' più convincente. Mettiamoci con il tilt a metà. Ecco, con il tilt a metà, come vedete, la pendenza aumenta ancora. Infatti ci stiamo spostando con il tilt
dove ha la risposta più cupa. Più ci avviciniamo allo 0, più la risposta dell'Origin 50 è abbastanza cupa. Questo ci farà percepire comunque una certa brillantezza nell'amplificatore e un certo vuoto sulle frequenze medie e medio-basse. Portiamoci col tilt a 0. Col tilt a 0 vediamo che in effetti abbiamo una curva che cerca di copiare in qualche modo quella della super lead nei settaggi che ci siamo detti, ma con un buco molto presente qui. Vedete, questo controllo di tilt, così come congegnato, non riesce mai a copiare la curva che abbiamo, diciamo, preso a convenzione come sweet spot della super lead. Vediamo che qui abbiamo sempre i nostri 6 kHz come apice, qui si sposta la nostra frequenza a 1 kHz e mezzo sulla parte acuta, dopodiché comincia a scendere rapidamente, quindi l'amplificatore si chiude, ma comunque riesce a copiare la pendenza della super lead soltanto da 1 kHz a circa 300 Hz. Dopodiché cambia il contenuto. Mano a mano che si va dai 100 Hz fino ai 75, vediamo che poi tende di nuovo a cambiare la sua pendenza. Bene, questo video è finito, abbiamo visto un pochino le differenze nella risposta del preamplificatore di una super lead rispetto al nostro Origin 50. Il passo ulteriore sarà quello di andare a vedere se con poche modifiche non invasive è possibile avvicinarsi a queste sonorità storiche senza stravolgere l'amplificatore e senza perdere anche degli elementi positivi come possono essere i loop effetti. Ecco, in rete esistono moltissime modifiche per questo amplificatore, ne esistono già diverse. Ne esiste una anche molto invasiva che si limita a trasformarlo quasi totalmente in una plexi. È un tipo di modifica che non mi trova particolarmente d'accordo. Non mi trova particolarmente d'accordo perché l'amplificatore nasce già con una tipologia costruttiva, secondo me, che non si adatta alle sollecitazioni di una vera e propria super lead. Non ha i trasformatori giusti e quindi in qualche modo, anche trasformando il circuito completamente e cannibalizzandolo, avremo sempre il limite di trasformatori che sono pensati per fare un altro tipo di lavoro. Non possiamo pretendere da un amplificatore entry level con i suoi trasformatori originali di avvicinarci necessariamente a quelle sonorità lì. E quindi, arrivati poi a quel punto, sarebbe necessario anche effettuare un upgrade che renderebbe l'operazione ridicola, a mio avviso. Oltretutto, dato il costo della testata e data l'impossibilità per molti di voi di fare in proprio questo tipo di modifiche, chiaramente più è invasiva la modifica, più diventa onerosa affidandosi a un tecnico, e invece l'obiettivo è quello di renderla più performante con un intervento che sia tutto sommato poco costoso, sia come sostituzione di componenti che come manodopera. Quindi, affidandovi magari a un tecnico per fare questo tipo di modifica, dandogli indicazioni corrette su cosa modificare e in che modo, dobbiamo riuscire a contenere i prezzi. Quindi deve essere comunque una modifica compatibile con il valore dell'oggetto. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a mettere un like al video se è stato di vostro gradimento e non mi resta che rimandarvi al prossimo video.